Bene, tuffiamoci subito in un argomento che è a dir poco affascinante. Oggi esploriamo una sfida davvero particolare. Come si fa ad adattare una pratica antica come l'astrologia alla nostra era spaziale? È anche solo pensabile esportare i nostri oroscopi, le nostre carte del cielo al di là dell'atmosfera terrestre? Vediamo un po'. Allora, ecco la nostra tabella di marcia. Partiremo con una definizione. Cos'è questa astrologia oltre la Terra? Poi vedremo come i compleanni in orbita l'hanno già resa una faccenda molto concreta. Affronteremo il vero cuore del problema, l'enigma dell'orizzonte. E ancora, capiremo come si potrebbe calcolare un tema natale orbitale e alla fine faremo qualche riflessione sul futuro di tutto questo. La domanda di fondo è tutta qui. Parliamo di prendere una disciplina che è profondamente, intrinsecamente geocentrica e di proiettarla in un ambiente dove la Terra non è più il centro di tutto, ma diventa solo un altro corpo celeste nel cielo. Qualcuno, con una certa ironia, l'ha definita l'astrologia di Star Trek. E in effetti un po' lo è. In parole povere, il punto non è inventare un'astrologia nuova di zecca, no. Si tratta di prendere gli strumenti che già conosciamo, il tema natale, la rivoluzione solare, e provare ad applicarli in contesti che fino a ieri erano pura fantascienza. Pensiamo a una stazione spaziale o a una futura base sulla Luna o su Marte. E certo, la prima obiezione che viene in mente è «Ok, carino, ma a che serve? Sembra pura fantastrologia, un gioco intellettuale affascinante ma senza nessuna applicazione reale. Dopotutto, nessuno è ancora nato nello spazio, ma siamo sicuri che sia solo questo?» Ed è proprio qui che la faccenda si fa seria, perché se una nascita nello spazio è ancora lontana nel futuro, i compleanni in orbita sono già successi, e parecchie volte. E questo ci porta dritti al concetto chiave che rende tutta questa teoria, molto pratica. Parliamo della rivoluzione solare, o RS per gli amici. E in pratica è il tema del compleanno, quella carta del cielo che secondo la tradizione astrologica va calcolata per il luogo esatto in cui ci si trova nel momento preciso in cui il Sole torna al suo grado di nascita. Ed è questo luogo esatto che cambia tutte le carte in tavola. A questo punto la domanda sorge spontanea, ma c'è mai stato qualcuno che ha avuto bisogno di farsi calcolare un oroscopo di compleanno orbitale? Qualcuno ha mai festeggiato una rivoluzione solare fluttuando a centinaia di chilometri sopra di noi? E la risposta è un clamoroso sì. Pensate che già nel 2003, quindi parliamo di 20 anni fa, si contavano almeno 44 persone che avevano passato il loro compleanno astrologico in orbita. Più del 10% di tutti gli astronauti di allora. Oggi quel numero è quasi certamente raddoppiato. Insomma, non è più fantastrologia. E alcuni di questi casi purtroppo sono stati drammatici. Chi sostiene l'importanza di questi calcoli orbitali cita spesso l'evento del cosmonauta Viktor Patsayev. Morì in un tragico incidente durante il rientro della sua capsula, pochissimo tempo dopo aver completato la sua rivoluzione solare a bordo della stazione spaziale Salyut 1. Eccolo qui, Patsayev. Ed è in momenti come questo che un calcolo apparentemente astratto si lega indissolubilmente a una storia umana, una storia reale e tragica. E questo ovviamente solleva degli interrogativi non da poco sulla potenziale rilevanza di questi calcoli. Ma non ci sono solo storie tragiche. Prendiamo Pete Conrad, un eroe dell'era Apollo, uno che aveva camminato sulla Luna. Poco dopo la sua rivoluzione solare nello spazio, all'apice assoluto della sua carriera, lasciò la NASA. Una svolta di vita radicale, totalmente inaspettata. Molto bene, ora entriamo nel vivo della questione, nella parte più tecnica ma anche, secondo me, più affascinante. Per calcolare un tema astrologico serve un punto di partenza. Ma cosa succede a questo punto di riferimento fondamentale quando non si hanno più i piedi per terra? Quel punto di partenza è l'ascendente. È il segno che sta sorgendo a est in un dato momento. Tutta la struttura di una carta del cielo, le cosiddette case, dipende da quella linea, l'orizzonte. Ma qual è l'orizzonte per un astronauta che vede la Terra come una palla blu sospesa sotto di lui? Allora, quando siamo qui sulla superficie, tutto sembra facile. Il nostro orizzonte è una linea che ci appare piatta e che divide il cielo in due metà perfette, 180 gradi sopra la nostra testa e 180 gradi, sotto i nostri piedi. Ma basta salire di quota e tutto, letteralmente tutto, cambia. L'orizzonte si allontana, si espande e, cosa più importante, inizia a curvarsi verso il basso, seguendo la forma del nostro pianeta. Quella divisione netta del cielo semplicemente non c'è più. E questa deformazione è progressiva e fa abbastanza impressione.
A 500 km di quota, la Terra non occupa più 180 gradi sotto di noi, ma solo 150. A 18.300 km il nostro intero pianeta si restringe così tanto da poter stare tutto dentro un singolo segno dello zodiaco. Pensateci, la Terra diventa un pianeta come gli altri. E qui la cosa si fa davvero interessante perché ci sono due possibili soluzioni. La prima è complicata. Si accetta questa deformazione creando di fatto un sistema di case astrologiche completamente nuovo. La seconda, molto più semplice, sostiene una cosa diversa. Dice che gli astrologi, forse senza nemmeno saperlo, usano da sempre un orizzonte razionale, cioè un piano teorico che passa per il centro della Terra e che per nostra fortuna non cambia con l'altitudine. Ok, quindi supponendo di adottare la seconda soluzione, quella dell'orizzonte razionale, come si farebbe a calcolare un tema orbitale nella pratica e quali sono gli ostacoli che si incontrano? Beh, il procedimento proposto è sorprendentemente logico. Per prima cosa, si trova l'ora esatta della rivoluzione solare, al secondo. Poi si usa un software di tracciamento satellitare per vedere dove si trovava la stazione spaziale in quel preciso istante. Si prende il punto sulla superficie terrestre esattamente sotto la stazione, il punto subsatellitare, e si calcola il tema per quel luogo, semplicemente ignorando l'altitudine. E questa tabella ci fa capire perché tutto questo lavoro è importante. In un caso di studio si è visto che un tema calcolato per il punto subsatellitare avrebbe avuto un ascendente in Gemelli, ma se la persona fosse rimasta a terra in quel punto, l'ascendente sarebbe stato in Toro. La Luna, che per chi era a terra era già tramontata, per chi era in orbita era ancora visibile. Differenze enormi che cambiano completamente l'interpretazione. Ma qui arriviamo al vero grande problema: i dati. Ottenerli è un'impresa. I file con le posizioni orbitali devono essere aggiornati di continuo. Per le missioni storiche come quella di Pete Conrad sullo Skylab, quei dati precisi semplicemente non esistono più. E poi c'è la velocità. La stazione spaziale viaggia a quasi 8 km al secondo. Sbagliare l'ora di nascita di un solo minuto significa sbagliare la posizione di quasi 500 km. Arrivati a questo punto, cosa ci portiamo a casa? Proviamo a tirare le somme di questo viaggio affascinante che sta esattamente a metà tra un'antica sapienza e la nostra inarrestabile corsa verso lo spazio. Quello che emerge è un caso di studio pazzesco, un sistema di significati che a migliaia di anni, basato sulla nostra prospettiva terrestre, si trova costretto a evolversi, a fare i conti con la matematica, la tecnologia moderna e la nostra stessa esplorazione del cosmo. E tutto questo ci lascia con una domanda molto più grande. Se perfino una cosa così radicata come il nostro modo di guardare il cielo e dargli un senso deve essere ricalibrata, quali altre convinzioni, quali altre pratiche, quali altre definizioni di casa e di umanità dovremo rinegoziare man mano che il nostro orizzonte si espande ben oltre i confini di questo pianeta?